Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo del SimCube 2 Pro nella versione R2 recentemente ridisegnata. È stato infatti rivisto leggermente il sistema di alimentazione e siamo passati dal doppio alimentatore della versione R1 al singolo alimentatore dell'ultima versione. Di conseguenza è stato ridisegnato anche lo schema della scheda elettrica e il posteriore di questo SimCube 2 Pro. Cercheremo di analizzarlo sia esternamente che internamente e vi darò poi le mie impressioni sul force feedback e un piccolo confronto con il Fanatec DD1 che ho posseduto e provato a fondo. Il Pro rappresenta la proposta intermedia nel catalogo SimCube 2, ponendosi tra lo Sport e l'Ultimate. I tre modelli differiscono per la coppia massima sviluppata, ma soprattutto per lo slew rate, ossia la coppia che sono in grado di sviluppare per millisecondo. Questo valore rappresenta in sintesi la reattività del force feedback. Osservando la tabella notiamo che lo slew rate del Pro non si discosta poi molto da quello dell'Ultimate, mentre il 40% più alto rispetto a quello dello Sport. Il Pro è a mio parere il più centrato tra i tre disponibili in quanto offre delle ottime prestazioni ad un prezzo molto competitivo. Il SimCube 2 Pro sta letteralmente sbaragliando la concorrenza e risulta ad oggi uno dei sistemi direct drive più venduti nella fascia alta del mercato. Sentiamo spesso parlare di direct drive. Un direct drive è un sistema di gioco nel quale il volante è direttamente connesso all'albero motore, senza intermediari, rappresentati ad esempio dalle cinghie di Fanatec e di Thrustmaster o gli ingranaggi di Logitech. L'assenza totale di intermediari e la connessione diretta fanno sì che il force feedback sia più dettagliato, preciso e soprattutto rapido nella risposta. Per gestire i servomotori però è necessaria un'elettronica e soprattutto un software molto sviluppati ed in questo campo Granite Device ha fatto valere la sua esperienza che dura da oltre 10 anni nel campo della robotica e nella gestione dei servomotori, diventando ad oggi il punto di riferimento per quanto riguarda i volanti direct drive nel mondo della simulazione. Entriamo adesso nel vivo della recensione del SimCube 2 Pro, dando un'occhiata alla confezione e al suo contenuto. Il SimCube arriva a casa in una confezione spartana di colore bianco, con il logo SimCube e la dicitura It's Time to Drive, in basso a sinistra il logo Pro. Sollevando il coperchio troviamo il manuale utente e al di sotto l'alimentatore di dimensioni generose. Misura infatti 25 x 11 cm e sfiora i 1600 grammi di peso. In questo caso SimCube si è affidata ad un alimentatore singolo da 48 volt e 6,25 A di un'azienda taiwanese, la Phihong, invece che al doppio alimentatore Manuel. Al di sotto trova posto un'ulteriore scatola bianca che contiene il pulsante stop di emergenza, utile per togliere coppia al motore in caso di pericolo, l'antenna wireless per il modulo Bluetooth, le viti necessarie all'assemblaggio e il quick release con il pin dedicato al suo fissaggio. In fondo troviamo finalmente il pezzo forte, il servomotore da 25 Nm di coppia massima. Sorprende immediatamente per la sua compattezza, soprattutto rispetto al vecchio MIG e al DD della Fanatec. Il corpo motore misura solamente 19 cm di lunghezza, 13 di larghezza e pesa oltre 10 kg. È veramente incredibile il lavoro svolto dagli ingegneri di Granite Device nel ridurre gli ingombri e migliorare l'estetica del SimCube 2. Il SimCube 1 con motore MIG era goffo, ingombrante e con due giganteschi cavi che correvano fino alla centralina esterna. Qui invece l'elettronica è stata completamente integrata, tranne l'alimentatore, all'interno del corpo motore e le linee risultano pulite e lineari. La scocca esterna è interamente in alluminio anodizzato nero, con il logo SimCube serigrafato sui lati. Una fascia in alluminio grigio percorre tutto il perimetro del volante ed interrompe la continuità della scocca nera. Come vedremo a breve, rappresenta la linea di demarcazione tra il motore e l'elettronica. Anteriormente troviamo i 4 fori da 8 mm per il fissaggio della base al supporto e il sistema di sgancio rapido proprietario anch'esso interamente in alluminio. Il tutto risulta semplice, pulito ed efficace, niente fronzoli e tutta sostanza. Analizziamo adesso la parte posteriore della scocca e guardiamo cosa nasconde al suo interno. La scocca della versione R2, recentemente aggiornata, presenta un singolo ingresso a 6 pin per l'alimentatore. Lo spinotto di alimentazione in plastica trasparente integra anche il LED di stato e lascia filtrare la luce all'esterno. Sulla versione R1 il LED aveva invece una collocazione propria.
Al centro della scocca, sotto il logo SimoCube, troviamo il nuovo tasto di accensione di colore bianco e poco al di sotto la porta USB per il collegamento al computer. Più in basso sono collocate la porta seriale accessoria SimoCube e l'ingresso per il pulsante di emergenza che toglie la coppia al motore in caso di problemi. A destra l'ingresso per l'antenna del modulo Bluetooth necessario per migliorare il segnale e rendere stabile il collegamento con i volanti compatibili. Sotto il tasto di accensione sono impresse le specifiche del volante e le certificazioni, tipo SimoCube 2 Pro, modello SC2P02, quindi revisione 2, produttore Granite Device. Il SimoCube 2 Pro ha un input massimo di 48 V e 9,5 A, che corrispondono quindi a circa 450 W di potenza. Il marchio FCC è un marchio di certificazione statunitense, che attesta il rispetto dei limiti approvati per quanto riguarda le interferenze elettromagnetiche. Procediamo adesso alla rimozione della scocca posteriore per cercare di capire com'è organizzata l'elettronica e che tipo di encoder monta questo SimoCube 2 Pro. Connesso alla scheda troviamo lo spinotto diretto all'encoder e i 3 cavi di alimentazione e controllo del motore. La scheda è molto compatta e si apprezza l'incredibile lavoro di ottimizzazione fatto dagli ingegneri. Sembra quasi impossibile che una scheda così piccola riesca a controllare il motore in modo così raffinato. Rimuoviamo ora la parte finale della scocca per dare un'occhiata più da vicino all'encoder e ai cavi di connessione al motore. Troviamo esposto lo spinotto con i cavetti diretti all'encoder e i 3 cavi di alimentazione che si connettono direttamente al motore. L'encoder è un BIS-C di produzione cinese ed ha una risoluzione di 4.2 milioni di punti per rivoluzione, quindi ogni 360 gradi l'encoder è in grado di leggere 4 milioni di posizioni. È in pratica lo stesso identico encoder montato sulle ultime versioni di SimoCube 1 con motore MIG. L'encoder legge i dati di rotazione direttamente sull'albero motore e invia le informazioni alla scheda che controllerà di conseguenza la risposta del motore. Andiamo ad analizzare più da vicino la scheda del SimoCube 2 che monta 2 processori ARM. Il principale è un ARM Cortex M7 che lavora a 216 MHz. SimoCube dichiara che il nuovo processore è fino a 4 volte più veloce del vecchio Ioni montato su SimoCube 1. Il processore secondario è invece un Cortex M4 meno prestante. Entrambi i processori lavorano in sinergia ed elaborano il segnale con grande precisione e assicurano delle performance con bassissima latenza. In alto a destra troviamo il gruppo dei condensatori. Abbiamo 5 condensatori elettrolitici giapponesi da 100 V e 100 microfarad che servono probabilmente a stabilizzare il segnale di alimentazione. A sinistra, sotto gli spinotti in uscita verso il motore, troviamo il gruppo dei MOSFET dedicati all'alimentazione del servo, che secondo Granite Device sono sovradimensionati e dovrebbero quindi garantire una durabilità quasi eterna. Per finire troviamo il modulo Bluetooth per la comunicazione con i volanti wireless compatibili. Al modulo è attaccato il filo che corre sotto la scheda e si collega allo spinotto sulla piastra posteriore, sul quale andrà poi montata l'antenna. Dando un'occhiata alla parte anteriore, analizziamo più da vicino come è costituito il sistema di sgancio rapido proprietario. Il sistema di sgancio rapido è costituito interamente in alluminio ed è formato da 2 elementi principali. L'elemento lato base, con impresso il logo SimoCube, dotato di una protusione a forma simil-trapezoidale, e l'elemento lato volante, che presenta invece un incavo complementare. I 2 elementi combaciano perfettamente durante l'innesto. Il piatto anteriore del quick release presenta 2 fori che nascondono le viti necessarie a regolare il meccanismo di ritenzione del pin di sicurezza. Più sono strette e più si farà fatica ad innestare e rimuovere il pin. Il piatto lato base è fissato tramite 3 viti da 5 mm al coprialbero. Il coprialbero a sua volta è invece fissato tramite una flangia interna ad espansione che fa presa diretta sull'albero motore. La flangia è composta da 2 elementi. Serrando le viti, l'elemento esterno comprimerà quello interno assicurando il fissaggio di albero e coprialbero. Ecco perché parliamo di direct drive. Il volante è direttamente connesso al rotore del servomotore. Questo sistema di sgancio rapido non è raffinato dal punto di vista estetico come altre soluzioni presenti sul mercato, ma è dannatamente efficace. Una volta inserito il pin, il volante diventa un corpo unico con l'albero motore e anche appendendosi letteralmente al volante non si riesce a causare nessun tipo di gioco o movimento.
Parliamo adesso del motore di questo SimuCube 2 Pro. Granite Device ha provato oltre 40 servomotori prima di scegliere quelli ideali da adottare all'interno dei suoi sistemi direct drive. Un servomotore brushless è un motore elettrico sincrono, costituito da una parte rotorica sulla quale alloggiano i magneti permanenti e una parte statorica sulla quale viene generato un campo magnetico. La fine regolazione del campo magnetico sullo statore permette il movimento del rotore. Ed è proprio in questo ambito che si scorge la prima grande differenza tra il motore del SimuCube e quello dei suoi competitor. All'interno di un motore brushless la presenza dei magneti sul rotore viene inevitabilmente percepita ruotando lentamente il mozzo a destra e sinistra. Si avverte come una sorta di cremagliera, una piccola dentatura, ed è in questo ambito che Granite Device ha compiuto un mezzo miracolo. Non so onestamente come ci sia riuscita, probabilmente selezionando motori con alto numero di magneti, ma non si avverte assolutamente la dentatura. Il tutto risulta molto fluido e setoso, anche facendo attenzione e ruotando il mozzo a destra e sinistra in maniera molto lenta. La differenza rispetto al vecchio SimuCube, ma anche al DD Fanatec, è da questo punto di vista tangibile. Un motore con un alto numero di magneti all'interno del rotore, come potrebbe essere quello del SimuCube 2 Pro, è però molto difficile da gestire. È necessaria un'elettronica che vada in maniera precisa a modulare il campo magnetico all'interno degli avvolgimenti nello statore. Ed è da questo punto di vista che Granite Device secondo me aveva già un vantaggio pregresso sui competitor, lavorando come detto nel campo della robotica e nella gestione dei servomotori da oltre 15 anni. L'unica criticità di questo motore è rappresentata da un rumorino elettronico, una sorta di ronzio che persiste in condizioni di operatività. Mika di Granite Device aveva assicurato che questo problema sarebbe stato risolto con futuri upgrade. Ho aggiornato qualche giorno fa e il problema comunque persiste ancora. Parliamo adesso del software TrueDrive sviluppato da Granite Device che serve per controllare le basi SimuCube 2. In alto, nella finestra del TrueDrive, rimangono sempre in evidenza alcune informazioni fondamentali. La prima voce, modalità operativa, indica se il volante è connesso e operativo. La seconda riguarda il profilo dei settaggi attualmente caricato. La terza voce fornisce informazioni sullo stato del pulsante di emergenza e in caso di problemi al motore ci restituisce un codice di errore. L'ultima voce ci avvisa se la modalità High Torque è attiva o meno. Si può decidere se abilitarla ad ogni avvio o impostare il TrueDrive in modo da far partire il volante sempre in modalità coppia massima tramite una breve procedura guidata. Nella prima finestra del software troviamo le informazioni sulla posizione del volante e il pannello di controllo per i volanti wireless compatibili con il modulo Bluetooth SimuCube. Dal tasto Reset Center si può centrare il volante in modo permanente o momentaneo. In quest'ultimo la centratura resterà memorizzata fino al successivo riavvio del volante. La seconda schermata è invece dedicata allo stato dei volanti wireless e fornisce informazioni sulla connessione, sulla forza del segnale e il livello della batteria. La terza schermata è quella che riguarda il settaggio fine del force feedback. In alto è posizionato un menu a tendina con tutti i profili salvati. Si può decidere se cancellare, aggiungere, copiare o impostare di default un profilo. Nelle generali è riportata la barra dalla quale si può regolare la forza generale del motore e al di sotto vengono riportati in real time i dati sui newtonmetri e sull'amperaggio. Appena sotto si possono impostare i gradi volanti e il bump stop, ossia il fine corsa del volante. Questo può essere impostato su 3 valori: hard, medium e soft. Passiamo a dare un'occhiata ai filtri. Il Force Reconstruction Filter è un filtro proprietario di SimuCube ed è l'analogo dell'Interpolation Filter di Fanatec. Il Reconstruction Filter rielabora il segnale crudo rimuovendo la scalettatura per rendere il feedback più fluido e meno spigoloso, aggiungendo però un po' di latenza. Nelle opzioni infatti il valore 1 è indicato come fast, mentre 10 è indicato come slow. Di solito l'ottimo sway racing varia tra i 2 e i 5, senza però spingersi oltre. Il torque bandwidth è invece un filtro passa-basso. Un filtro passa-basso elimina tutte le frequenze al di sopra di quella indicata, lasciando passare le frequenze più basse. Se impostiamo ad esempio un valore come 2200, il sistema lascerà passare solo le frequenze al di sotto di questo valore, tagliando invece tutte le frequenze al di sopra. Si può lavorare su questo filtro per ridurre eventuali rumori provenienti dal motore e rendere il force feedback più fluido.
Passiamo ora ad analizzare velocemente anche gli altri filtri. Il damping è una sorta di smorzamento che frena la rotazione del volante. Più è alto e più si fa fatica a ruotarlo ed è usato in genere per aggiungere un feedback reale alla guida. Il friction aggiunge una frizione al motore. Al contrario del damping, funziona solo nel frenare la rotazione iniziale e si annulla durante movimenti rapidi come ad esempio i controsterzi. È usato per simulare la frizione delle ruote sull'asfalto. L'inerzia aggiunge e aumenta lo slancio rotativo del volante. È un effetto molto utile per frenare eventuali oscillazioni del motore. Lo Static Force Reduction è uno dei nuovi filtri implementati con l'arrivo del SimuCube 2. Questo filtro riduce le forze statiche ed è utile per aumentare i valori di force feedback senza far diventare il volante troppo duro da ruotare. Spesso infatti si sente la necessità di aumentare il force feedback perché alle basse velocità si vorrebbe avere un feedback più corposo. Aumentandolo però l'auto diventa praticamente inguidabile alle alte velocità e nei curvoni, ed è in questo caso che torna utile lo Static Force Reduction. Il mio consiglio è comunque di non esagerare con i valori, altrimenti il feedback viene snaturato. Lo slew rate è, come abbiamo visto all'inizio, una delle caratteristiche che differenziano maggiormente i vari modelli di SimuCube. È la reattività del motore ad erogare coppia nell'unità di tempo ed infatti viene misurata in Nm su millisecondo. Questo filtro potrebbe essere utilizzato per ridurre la reattività del volante. L'Ultra Low Latency Mode cerca di ridurre la latenza, soprattutto in titoli che hanno una bassa velocità di aggiornamento per l'elaborazione del force feedback. Per iRacing, Granite Device indica 15 come valore perfetto. Per quanto riguarda la resa del force feedback, devo essere sincero. Ero partito prevenuto sulla SimuCube per l'esperienza non positiva avuta con il primo SV e il motore MIG, che non mi avevano per niente soddisfatto. Ho deciso di passare a Fanatec anche per farmi un'idea completa dei pregi e difetti di tutti gli ecosistemi presenti sul mercato. Devo dire però che tutti i dubbi sono stati spazzati via alla prima curva effettuata con questo SimuCube 2 Pro. Questo Pro è la migliore base volante mai provata, restituisce delle sensazioni incredibili e si ha la sensazione di avere le ruote sull'asfalto. Il force feedback è pieno e robusto anche alle basse velocità e la sensazione di controllo della vettura è sempre ai massimi livelli. Le reazioni sono precise, immediate, ben distribuite, sempre coerenti e mai esagerate. I dettagli e le imperfezioni dell'asfalto sono ben riprodotti. Si ha la sensazione di percepire nitidamente gli spostamenti di carico, il rollio e il beccheggio, e la differenza tra una vettura morbida e una monoposto. È veramente un piacere guidare e spingere al limite con questo volante, restituisce delle sensazioni veramente incredibili. È arrivato il momento di spendere qualche parola sul confronto tra Fanatec Podium e SimuCube 2 Pro. Sul Fanatec Podium l'effetto cremagliera era abbastanza evidente, sia a volante spento che a volante acceso. In game bisognava spingere molto sui filtri per rendere il force feedback fluido, filtri come l'Interpolation Filter, che è l'analogo del Reconstruction Filter presente su SimuCube 2, o sul FEI, che va invece a smussare i picchi di force feedback. Più filtri ci sono e più aumenta la latenza, quindi per avere un force feedback fluido bisognava inevitabilmente rinunciare a un po' di rapidità in pista. Sul SimuCube 2 invece si riesce ad avere un force feedback fluido e setoso con filtri molto bassi. Parte di questa differenza, oltre che a una diversa gestione elettronica, dipende anche dalla architettura con la quale i due motori sono costruiti. Il Fanatec infatti è un motore Outrunner, il SimuCube 2 Pro monta invece un motore Inrunner. Vediamo la differenza tra il motore Inrunner montato da SimuCube con il rotore posto all'interno dello statore e il motore Outrunner montato sui Fanatec DD1 e DD2, dove il rotore con i magneti è invece posizionato all'esterno ed è lo statore posto al centro a ruotare. Entrambi i motori hanno pregi e difetti. In linea teorica un motore Outrunner ha una coppia maggiore rispetto ad un Inrunner per la maggiore massa del corpo rotante, ma anche una maggiore inerzia. Uno dei talloni d'Achille del Fanatec Podium è proprio l'elevata inerzia, che genera delle oscillazioni veloci e repentine del volante. Questo tipo di problema non può essere in alcun modo risolto neanche cambiando profondamente i settaggi del profilo Fanatec. Sul SimuCube 2 Pro invece le oscillazioni sono molto più dolci e soprattutto il motore è più sensibile ad eventuali cambiamenti nelle impostazioni del software TrueDrive. Alla fine dei conti entrambi i sistemi hanno un ottimo feeling alla guida.
Il SimoCube 2 ha dalla sua il vantaggio di un'elettronica, un software più raffinato e un force feedback più fluido e setoso. D'altra parte il Fanatec ha un ecosistema più ampio e la compatibilità con numerosi titoli e soprattutto con tutte le piattaforme ad oggi in commercio. Siamo arrivati al termine del video ed è il momento delle conclusioni. Avete già capito cosa penso di questo SimoCube 2 Pro, è il miglior sistema force feedback che voi possiate acquistare in questa fascia di prezzo, senza per forza arrivare all'Ultimate che costa ben più del doppio e secondo me non ha moltissimo senso per un simulatore di tipo domestico. Io mi rivolgerei senza dubbio al SimoCube 2 Pro se avessi un budget di 1450-1500 euro. Lo sport lo prenderei forse in considerazione se il mio budget fosse da questo punto di vista limitato. Andrei invece sul Fanatec solamente se mi piace l'ecosistema Fanatec e se ho necessità di giocare per forza su console. Se cerco la massima prestazione di force feedback non avrei nessun dubbio ad andare su un sistema SimoCube. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di recensione un po' più tecnica o se l'avete trovata in qualche modo noiosa o poco interessante. Direi che anche per questa recensione è tutto e ci vediamo in un prossimo video e per oggi buona giornata.